Ragazzi, allora siamo qui da Fabio Cotta, il mio liutaio. Sentiamo Fabio che cosa pensa di questo progetto. È un progetto folle? Ragazzi, questa è l'ultima volta che sentirete il suono di questa Harley Benton modificata da 2000 euro. Oggi con il mio liutaio Fabio Cotta la smontiamo pezzo per pezzo, ma non sono impazzito, Sto solo per fare l'esperimento più costoso della mia vita. Prendere l'anima di questa chitarra, quindi i pick-up, il ponte, le meccaniche, e metterle sul corpo e manico Fender veri. Ho speso infatti 545 euro per il corpo Fender Rod Worn verniciato alla nitro e altri 555 euro per il manico Fender American Professional 2, 1100 euro solo di legni. E se molti pensano che il legno non conti nulla, io ci sto scommettendo il prezzo di una chitarra intera. Ma c'è un dettaglio tecnico che Fabio mi ha confessato poco fa: se il manico American Pro non si allinea perfettamente al corpo Rod Worn, avremo un problema che difficilmente si potrà risolvere. Incrociamo le dita. Ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e prima di smontare tutto devo spiegarvi il perché di questo video. Chi mi segue sicuramente ricorderà i miei video sulla trasformazione di un kit Harley Benton da 99 euro in una super chitarra con componenti premium. Se siete curiosi comunque vi lascio il link ai due video e tutti i prodotti utilizzati in descrizione. L'ho suonata per mesi, l'ho portata anche dal vivo, ma c'è una grande lezione che ho imparato e voglio essere sincero con voi. Il primo video dell'Harley Benton è nato per dimostrare che con 99 euro puoi costruirti uno strumento decente con cui puoi iniziare a sperimentare. Ma è soprattutto nel secondo video, dove ho investito più di 700 euro tra pick-up ed elettronica Lollar, tra ponte e meccaniche Goto, in cui volevo vedere fin dove potevo spingere il limite del kit originale. E alla fine, quando senti che nonostante tutto l'upgrade ancora manca qualcosa, quel feeling diciamo che ti danno dei legni di qualità, capisci che l'anima di quella chitarra merita di stare su dei legni di pari livello. Oggi c'è il sole, sta arrivando la primavera, per cui quale migliore occasione per fare questo nuovo esperimento con l'amico Fabio. Bisogna anche vedere se il ponte va bene e se non ci sono problemi di fuori asse, perché altrimenti lì sarebbero proprio dolori. Speriamo. Ma come dice qualcuno, Fabio Cotta è Dio. Incrociamo le dita. Arrivato. Ma prima ragazzi dobbiamo fare una cosa importantissima. Ma prima di portarvi da Fabio Cotta, ditemi voi, siete tra quelli che il legno è tutto o tra quelli che i pick-up fanno il 99% del suono? Scrivetelo subito nei commenti, più tardi vi dirò la mia conclusione. Partiamo dagli accessori che ho dovuto comprare extra, che troviamo qui in questa scatola. Questo è per la schermatura. Per la schermatura. Esatto. Poi la placchetta dorata, il battipenna. Questo battipenna ha credo 8 fori, perché ce ne sono di due tipi, 3 strati, e poi tutto il resto lo recuperiamo. Fabio Cotta ha affrontato il progetto prima esaminando il corpo Fender Rod Worn. Ma il liutaio cosa ne pensa? Diciamo non è super leggero. Vogliamo fare una prova, lo pesiamo? Pesiamo 30 circa. 2,130 kg. Poteva essere più leggero, però e questo c'è. Sì, è lontano. Vabbè, 3 pezzi. Va bene. Lontano è famoso nelle Fender proprio perché dà quel suono bilanciato senza mai essere troppo brillante. È una differenza cruciale con il corpo in Rengas del kit originale, che è un legno molto morbido. Vabbè, una verniciatura in stile vintage, già rovinato, nitro, già crepato. Ed è da tutto questo insieme che nascono i 545 euro del suo costo. Allora, quando si assembla una chitarra ci sono delle cose delle quali ci dobbiamo accertare. Innanzitutto, vabbè, l'innesto manico, e vediamo insomma innanzitutto se ci va largo o se ci va stretto, e poi eventualmente faremo eventuali modifiche. Verificheremo anche il discorso delle 4 viti, il posizionamento delle 4 viti. Per ultimo poi verifichiamo l'asse dello strumento una volta avvitato il manico. Poi Fabio passa al manico dell'American Pro 2 in acero con tastiera in palissandro e capotasto in osso. Non pagate quindi 555 solo per il logo, pagate per un'intonazione che non vi farà mai lottare con la vostra accordatura, pagate per il profilo Deep C che vi permette di suonare per ore senza affaticare la mano. Dobbiamo riposizionare un foro, sembra molto preciso. Non avverto tasti fuori posto ad occhio, capotasto pure direi
ben fatto. Questo effetto satinato dietro sicuramente lo rende pure più scorrevole, insomma, sì. Pure la tastiera molto bella. Ma ragazzi, arriva il momento della verità. Si incastreranno manico e corpo alla perfezione? Vediamo quello che succede. Preciso. Preciso? Sì, sì, devo dire, Grande. insomma, dai, guarda, non me lo sarei aspettato, devo dire la verità, cioè, ma aspettavo magari un po' più di spazio, invece perfetto. Grande, complimenti a mamma È Fender. andata bene così. Diciamo quello che succede appunto quando non è preciso è se ci va largo, chiaramente bisogna fare un intervento per cercare di ridurre lo spazio sul corpo in modo che poi ci sia questo tipo di aderenza. E al contrario, diciamo, quando invece è troppo largo bisogna andare ad intervenire all'interno dello scasso per far sì che poi ci sia più spazio per il manico, ma il risultato finale deve essere questo, cioè deve essere aderente. Ragazzi, un po' mi piange il cuore, ma adesso stiamo per smontare la Harley Benton Custom, su cui abbiamo lavorato tantissimo. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un kit da 99 euro e assemblatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Vai! Prima il manico con le meccaniche autobloccanti. Sicuramente ci sono gli udai che sono più professionali e hanno gli estrattori fatti apposta, no? Entrato? Bello aderente pure questo. Poi il battipenna, il ponte e tutto l'hardware che andremo a riutilizzare. Diciamo che il liutaio professionista avrebbe uno strumento apposito, giusto? Esatto. Fino a quando poi non arriviamo al momento di verificare se il ponte Goto da 120 euro della serie Artist si incastra perfettamente sul corpo Fender. Ragazzi, questo è un momento delicatissimo. Sì, ci siamo. Tornerei indietro. Che hai fatto? No, voglio essere sicuro che ci vanno i bicchierini. Comunque ragazzi, mentre Fabio monta, io faccio una riflessione sul relic. Io da quando ho avuto questa chitarra reliccata, passatemi il termine, non ti preoccupi più di poggiarla a terra, se prende una botta, veramente, è una sorta di liberazione. Fabio, che ne pensi di questo ponte sobrio? Questa è proprio la mia passione, questo ponte. A me quelli d'oro non mi sono mai piaciuti. Sì. E poi questo, Preso soltanto perché costava tanto. ecco. Dal battipenna montiamo tutta l'elettronica Lollar a 4 posizioni con condensatore Orange Drop, i 2 pick-up Vintage T e il resto dell'hardware. Installiamo tutto sul battipenna nuovo insieme alle viti Fender dorate, ma la vera lezione ragazzi è un'altra. Una modifica al circuito che si può applicare alla Telecaster è quella della quarta posizione, ovvero la serie dei 2 pick-up. Ho visto ultimamente una cosa che mi viene richiesta, che produce un suono più grosso e più potente. Chiaramente per fare questo c'è bisogno di cambiare il selettore. Questo è un selettore a 4 posizioni, ci permette di fare questa modifica. Piroletto col diamante. Col diamante, questo è fondamentale. Sta prendendo il suo look. Sì, ci piace, ci piace. Poi passiamo al manico ed è qui che la mano di un professionista come Fabio è fondamentale. C'è infatti un problema nell'innesto. Quando acquistiamo un manico dobbiamo fare attenzione alle predisposizioni delle forature. In questo caso ce n'è una che non combacia. Questo qui è il manico dell'American Professional 2. Quello usa una placchetta tipo questa per la connessione con il corpo. In questo caso invece noi abbiamo un altro tipo di foratura, per questo dobbiamo aggiungere un foro sul manico. Andiamo a toccare Sì. per dare un segno di dove faremo il foro. È arrivato. Si sente subito. Dovrei aver generato un'impronta dovuta alla vite ed eccola qua dove andremo a fare il foro. Arriva il momento cruciale. Fabio posiziona il manico nel corpo con estrema precisione e ragazzi tutti i miei soldi, tutte le settimane di lavoro dipendono da questo singolo click. Quando Fabio inizia ad avvitare sento subito che il legno del corpo incontra il legno del manico. C'è un attimo di silenzio e poi click. È andato? Sì. Ha preso forma, ragazzi.
Poi passiamo alle meccaniche autobloccanti, che hanno dei fori diversi rispetto alle meccaniche Fender. Fabio si segna con precisione dove andranno posizionate le viti e in pochi minuti le nuove meccaniche sono pronte. Essendo cosiddette staggered, ossia con l'altezza dell'alberino diverso, l'angolo che si viene a creare permette di evitare di installare la bassacorde sulla paletta. Mettiamo le corde, accordiamo, facciamo un setup, lavorando anche sul capotasto che Fender intelligentemente lascia leggermente alto proprio in previsione di un setup professionale. E Fabio me la passa. Ragazzi, eccola qui. È spettacolare, la vibrazione che sento è completamente diversa da quella dell'Harley Benton, non è ancora attaccata all'ampli e sembra un'arpa. E questo, ragazzi, è il momento in cui ho capito che non avevo buttato via i miei soldi. E sento che le dita si muovono naturalmente, senza attrito, e il contrasto con il manico di prima è immediato. Fabio ha smontato e rimontato tutto con precisione millimetrica in circa 3 ore e io, ragazzi, lo ringrazio tantissimo per aver seguito quest'altro progetto che potremmo definire pazzo. La Harley Benton smontata ritorna a casa, ma ho già in mente come riutilizzarla. Ma continuate a seguirmi perché il vero test arriva adesso. Come suona davvero questa nuova Fender Telecaster? Ragazzi, qui arriva il momento della verità. Non voglio fare un confronto diretto, anche perché la Harley Benton ha un corpo semi-hollow e quindi sarebbe come confrontare una mela con una pera. Ma per curiosità vi faccio sentire un breve accenno sulle due chitarre. Ma attenzione però, non vi dico quale sta suonando, chiudete gli occhi e ascoltate bene. Poi scrivete nei commenti, la Fender è la A o la B? Siete pronti? Andiamo! Bene ragazzi, rullo di tamburi, la Fender è la B. Se avete indovinato, ragazzi, complimenti, avete un buon orecchio. Ma voglio precisare una cosa, per 99 euro il kit Harley Benton è sorprendente e nessuno mi paga per dirlo, ma c'è un limite che senti subito sotto le dita ed è proprio la sensazione che ho sul manico. Prima ancora di amplificarla senti il corpo che risuona in modo completamente diverso, le note non muoiono ma continuano a suonare, si espandono, come ho detto prima sembra un'arpa. Il sustain poi è abbondante e l'attacco di ogni nota è molto preciso e definito. La tastiera in palissandro in qualche modo attutisce quella brillantezza che è tipica dell'acero, non la elimina ma semplicemente la ammorbidisce, la rende più rotonda e più calda. Le alte frequenze quindi sono ancora lì ma sono più morbide. Ma prima di darvi delle altre dritte vi faccio una domanda onesta. Se domani aveste 1700-1800 euro in mano, che cosa fareste? Comprereste una Fender oppure fareste quello che ho fatto io? La risposta non è scontata come sembra, per cui scrivetemi nei commenti che cosa scegliereste. Io nel frattempo vi dico il mio protocollo antispreco, la sequenza esatta per non buttare soldi. Ragazzi, questo è il protocollo antispreco. Se lo ignorate state mettendo il motore di una Ferrari su un telaio di una 500 vecchia. Primo, prendi la tua chitarra e investi in un set di pick-up, come ad esempio questi Lollar Vintage T. Ragazzi, non è un'esagerazione, ma sentirete subito la differenza. Cambiano proprio il carattere della chitarra. Secondo, aggiungi un ponte che abbia massa, che risuoni. E se poi volete la versatilità, l'elettronica Lollar a 4 posizioni è quello che fa accadere la magia. E terzo, ragazzi, le meccaniche autobloccanti staggered, quindi con l'alberino di diversa altezza, che ti danno precisione e velocità nel cambio corde.
Con circa 550 euro siete già al 70% del suono di questa Super Fender. Solo alla fine, ragazzi, dopo aver completato i 3 step sopra, se volete quel rimanente 20 o 30% di raffinatezza e se finalmente capite cosa state cercando, allora prendete dei legni buoni come questi Fender, il corpo Rod Warning lontano, il manico ho scelto questo dell'American Pro 2 con la tastiera in palissandro, 22 tasti, ma siccome costano, ragazzi, solo 6 soldi ci sono e soprattutto solo dopo aver messo il motore nella macchina. Vi lascio tutti i link in descrizione. La Harley Benton a 99 euro è la piattaforma perfetta per iniziare questo percorso. L'assemblate, la verniciate, vi divertite e quello che abbiamo costruito oggi con la maestria dell'amico Fabio Cotta non è una Fender di serie, non è una custom shop da 5.000 euro, è qualcosa di molto personale. Ogni scelta, infatti, ogni componente è stato ragionato per integrarsi con gli altri. E ragazzi, il diamantino di mia moglie incastonato nel pomello sullo switch. Quindi la domanda non è quale chitarra è meglio, la domanda è: voi che cosa fareste? Comprereste una Fender, una Professional 2 nuova, oppure scegliereste questa chitarra unica costruita pezzo per suonare meglio di qualsiasi altra? Fatemelo sapere nei commenti, voglio davvero saperlo. E poi vi anticipo già una cosa: solo se c'è interesse, ripeto, solo se c'è interesse, potrei decidere di fare un confronto brutale tra questa nuova Fender e la mia Ultralux Vintage da 3.500 euro che la Fender mi ha regalato in occasione del lancio. Quindi lasciatemi un commento per vedere se i miei quasi 2000 euro tra legni e componenti riusciranno a reggere il colpo contro la regina delle Telecaster. Ma perché è la regina? Ve lo spiego nel video qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!